Bentornati a Football Benchmark, inizia una nuova stagione con grande piacere per affrontare tutti i temi economici che riguardano il calcio e non solo, e soprattutto il grande piacere di trovare il mio compagno d'avventura in Football Benchmark, ovvero Andrea Sartori. Buonasera Andrea, ben trovato, bentornato. Ciao Luca, si rinizia con grande entusiasmo questa nuova stagione. Allora, iniziamo con grande entusiasmo parlando di un tema che però abbiamo affrontato tante volte, Andrea, no? Perché adesso abbiamo dei dati certi per poter parlare dell'impatto del Covid sul calcio e soprattutto sul calciomercato nello specifico, visto che il calciomercato già ha fatto il suo corso, ci sono state già le sessioni di questa stagione, quindi abbiamo dei dati su cui poter ragionare, lavorare anche rispetto a quelle che erano state le previsioni che avevamo fatto anche insieme a te negli anni passati. Con Football Benchmark avete voluto prendere in considerazione le 3 stagioni, diciamo, senza Covid e le 2 stagioni, quindi quasi andare in pareggio rispetto all'analisi che è stata fatta, con invece la pandemia in corso. E il risultato forse va oltre le aspettative rispetto a quelle che erano state le previsioni, Andrea? Sì, direi che l'impatto è stato piuttosto drammatico, perché come la grafica può appunto dimostrare, se noi prendiamo la media della spesa delle 3 stagioni precedenti alla pandemia, avevamo una spesa media di circa 5 miliardi e 800 milioni, mentre vediamo che nelle 2 stagioni impattate dal Covid, quindi la 2021 e la 21-22, che tengono conto sia della stagione invernale che del calciomercato appunto estivo, si passa a 3 miliardi e 7, quindi vuol dire che la spesa annuale è diminuita di 2 miliardi a livello europeo. Circa il 43%, come leggiamo in grafica, in meno rispetto all'ultimo anno, alla media delle 3 stagioni senza Covid, una spesa che è rimasta sostanzialmente uguale, no? Come si vede dalla grafica, nella stagione 2021 e nella stagione 21-22. Questo chiaramente lo abbiamo detto anche nei tanti studi mercato che abbiamo fatto durante questi anni, non ha impattato soltanto nel numero delle operazioni, Andrea, perché chiaramente si sono fatte soltanto le operazioni per così dire necessarie, cioè se c'era bisogno di un portiere dovevo comprare, perché senza portiere non si gioca, ma ha impattato anche nella modalità con cui si sono effettuati i trasferimenti, cioè è cambiato il modo con cui le squadre hanno fatto trading. Assolutamente sì, e bisogna tenere conto che chiaramente questa diminuzione della spesa è legata chiaramente a una riduzione fortissima dei fatturati delle squadre di calcio, che poi ha portato ad una mancanza di liquidità, quindi a una capacità di spesa inferiore. Quindi è aumentata quella che direi la creatività nel calciomercato, e come questa grafica fa chiaramente vedere, sono aumentati molto di più i trasferimenti di calciatori svincolati, nonché i prestiti, mentre i trasferimenti a titolo definitivo sono appunto diminuiti. Quello che però secondo me è molto interessante analizzare è anche le caratteristiche dei calciatori svincolati che sono passati da un club all'altro. Vediamo dei nomi molto eclatanti, molto importanti. Se prendiamo appunto la stagione precedente, cioè di calciomercato, la sessione estiva, possiamo pensare chiaramente a Messi, possiamo riferirci a Donnarumma e a Wijnaldum, nonché anche a Sergio Ramos. E se vediamo appunto le trattative in corso e quanti calciatori molto importanti, se pensiamo a Mbappé, a Dybala, a Kessie, che siamo praticamente alla scadenza del contratto e non hanno ancora rinnovato. Quindi secondo me c'è stato anche un certo cambiamento di approccio da parte dei calciatori alle tempistiche di rinnovo dei contratti, ma anche da parte dei club. Secondo me i club si prendono anche più rischi e si avvicinano alla scadenza del contratto, sono più propensi ad avvicinarsi alla scadenza del contratto rispetto agli anni diciamo pre-pandemici. A proposito di questo volevo farti una domanda che forse esula un po' dal conto, no? Ma una tua previsione da analista di flussi finanziari e anche di comportamenti, conoscendo il calcio e le società. Abbiamo visto che nella grafica delle modalità con cui vengono fatti i trasferimenti, la metà ormai, più della metà dei trasferimenti non sono trasferimenti a titolo definitivo, e c'è questa
grande fetta di grandi giocatori che vanno via a parametro zero. Tu hai espresso molto bene, hai anticipato forse anche la domanda. Secondo te diventerà una cosa strutturale anche quando sarà finito l'effetto della pandemia? Cioè vedremo molti più parametri zero perché nel frattempo sarà diventata una consuetudine, oppure dovremo circoscriverla soltanto a questi anni particolari? No, secondo me questa è una cosa che rimarrà, anche se poi acquisire dei parametri zero è sempre un po' un'arma a doppio taglio, e l'abbiamo visto con alcune squadre europee, l'esempio della Juventus con Rabiot, ma è lo stesso Ramsey, perché sì, tu acquisisci un calciatore a parametro zero, quindi non lo paghi, però per definizione lo devi pagare di più, quindi il suo costo a livello di stipendio è più alto. Quindi però ritengo che anche nel medio-lungo periodo vedremo sempre più calciatori che preferiranno andare in scadenza, e i club stessi probabilmente vorranno anche questo. Allora, abbiamo detto che si sono cambiati gli scenari, è diminuito il cash a disposizione. Analizzando però il calciomercato di gennaio 2022 ci sono dei segnali di ripresa piuttosto importanti. Per la spesa almeno intendo, no? Soprattutto dalla Premier e dall'Italia. Sì, è vero, infatti se guardiamo semplicemente il mercato di gennaio non siamo poi così lontani rispetto ai valori pre-pandemici, siamo sotto circa un 8-10%. Se guardiamo la spesa nelle Big Five vediamo che la Premier League è ancora quella che domina in termini di spesa con 335 milioni, seguita dalla Serie A e dalla Liga. Quello che è importante o interessante vedere è che la Ligue 1, come spesso fa anche durante le sessioni estive, ha un saldo positivo, quindi riceve più di quanto effettivamente spende, mentre la Bundesliga è praticamente in pareggio. È vero appunto ciò che hai detto, che c'è stata effettivamente una spesa maggiore rispetto alla stagione precedente, non così lontana dai tempi diciamo pre-pandemici, e una spesa dominata però direi da 3 club, come vedremo nella slide. Ma possiamo anche vedere, perché sono molto correlate fra di loro, no? C'è un andamento molto simile. Assolutamente, vediamo 3 club che la fanno da padroni, che sono appunto Newcastle, la Juventus e il Barcellona. Guardando a questa slide però è anche importante notare come siano 5 i club inglesi presenti, quindi abbiamo il Newcastle della nuova proprietà saudita, abbiamo il Liverpool, abbiamo l'Everton, abbiamo l'Aston Villa e abbiamo il Tottenham. 2 squadre italiane che sono appunto la Juventus e la Fiorentina, ma con una diversità che, nonostante la Fiorentina abbia speso 28 milioni, chiaramente incassando i soldi ricevuti dalla vendita di Vlahovic, ha un saldo positivo. E poi vediamo in questa classifica il Barcellona, che nonostante i problemi finanziari che sono emersi diciamo negli ultimi 12-18 mesi, è comunque terzo in questa classifica con un saldo negativo del 55%, di 55 milioni. La questione si fa ancora più interessante se consideriamo come hanno speso i soldi queste società, perché poi alla fine parliamo di giocatori, la maggior parte delle spese di queste società che abbiamo visto nella grafica sono riferite di fatto a un giocatore, al grande colpo delle varie squadre, e poi ne parleremo quali sono stati i calciatori che hanno avuto un impatto superiore. Questi appunto sono i giocatori, eccoli, che sono stati i trasferimenti più cari nella finestra di gennaio. E allora, se c'erano Newcastle, Juventus e Barcellona nelle prime 3 posizioni nell'altra grafica, qui vediamo le prime 4, c'era anche il Liverpool nella top 5 delle squadre che hanno speso di più. Ci sono i giocatori comprati dalla Juventus, Vlahovic, dal Barcellona, Ferran Torres, dal Liverpool, Diaz, e dal Newcastle, Bruno Guimaraes. Quindi possiamo dire che c'è stato un investimento sulla qualità del giocatore, perché si sono individuati in alcuni specifici settori la necessità di andare a intervenire sulla rosa?
Direi assolutamente sì, forse è stata una delle finestre di calciomercato in cui abbiamo visto dei giocatori di altissima qualità muoversi da un club all'altro, quindi l'esempio di Torres, l'esempio di Vlahovic, nonché di Diaz e Bruno Guimaraes sono molto eclatanti da questo punto di vista. È anche interessante notare che guardando questa classifica, Vlahovic con il trasferimento di 82 milioni, di cui 70 milioni alla Fiorentina e 11-12 milioni di commissioni agli agenti, nonché il contributo di solidarietà FIFA, è il terzo trasferimento più alto della storia della sessione invernale di calciomercato, dopo Van Dijk e Philippe Coutinho. Peraltro Van Dijk molto vicino, perché se non ricordo male sono 85 contro 82, solo di cartellino, no? Per quanto riguarda Van Dijk. Per quanto riguarda l'Italia è chiaro che c'è una sperequazione invece molto alta, no? Se qui abbiamo visto i colpi in Europa, i colpi in Italia del calciomercato di gennaio, Vlahovic chiaramente è il colpo più caro mai esistito nel calciomercato invernale per una squadra italiana, visto che gli altri due a livello mondiale erano Coutinho e Van Dijk. Ci sono i due giocatori della Fiorentina che chiaramente ha approfittato, anche se in ritardo, proprio della cessione di Vlahovic. Ci sono altri due giocatori della Juventus, Zaccaria che è un anticipo rispetto a un parametro zero. Anche questo è un nuovo mercato, Andrea, non so se sei d'accordo. Anticipare a gennaio un giocatore che comunque avresti perso a giugno a zero. Gatti che è un investimento per il futuro. Mi fa un po' specie, non ne abbiamo parlato prima ma te lo chiedo adesso, gli investimenti che hanno fatto due nuove proprietà che si sono affacciate pochi giorni prima del mercato di gennaio, qualcuna di fatto a gennaio è già iniziato, per due squadre che sono nelle ultime due posizioni della classifica. Comunque ci sono degli investimenti importanti anche dalle nuove società, dalle nuove proprietà. Assolutamente, perché se guardiamo a questi tipi di investimenti c'è anche un obiettivo poi sportivo, quindi se prendi squadre come Genova e Salernitana che hanno l'obiettivo eventualmente di cercare di salvarsi, a sua volta una squadra come la Juventus nell'acquisire Vlahovic, Zaccaria, ha l'obiettivo chiaramente di cercare di entrare in Champions League. Quindi è stato un mercato di gennaio molto molto ricco, ma c'è un obiettivo sportivo, perché quell'obiettivo sportivo effettivamente può portare a dei ricavi. È interessante anche, è più una curiosità che definirei quasi di tipo matematico, che se guardiamo la classifica della spesa sui calciatori avvenuti in Serie A, Vlahovic da solo è costato più degli altri 7 giocatori che vediamo in questa classifica. Ultima nota, perché magari gli spettatori potrebbero notarlo, manca Gossen perché il trasferimento è avvenuto a titolo come prestito e non a titolo definitivo. E quindi ne parleremo per il mercato estivo eventualmente. Ultima domanda, flash la risposta prima di chiudere, perché naturalmente io parlerei con te per ore ma abbiamo dei tempi stretti. Dopo il mercato di gennaio più interessante di sempre, potremmo definirlo così, andremo incontro anche a un mercato estivo così interessante? Io penso di sì, però devo anche dire che secondo me negli anni a venire il mercato di gennaio acquisirà sempre più importanza. Se guardiamo i mercati di gennaio di 5-6 anni fa non erano nemmeno vicino a quello che sta vedendo in anni recenti. Ma perché? Perché si cerca di riparare magari degli errori fatti in estate per poi andare ad ottenere quel successo sportivo che può effettivamente essere importante per ottenere determinate anche posizioni di forza finanziaria attraverso ricavi, quindi mantenere ad esempio rimanere nella prima divisione piuttosto di un campionato, piuttosto che andare in Champions League o in Europa League. E poi il prossimo anno sarà anche un unicum di stagione, perché ci sarà il mondiale di mezzo, quindi cercheremo di capire bene come funzionerà. Grazie Andrea Sartori, e si chiude qui questa puntata su Covid e calciomercato di Football Benchmark. L'appuntamento naturalmente è fra una settimana.